Buongiorno, ben ritrovati sul mio canale. Sono Uncinetti allo sbaraglio e oggi vi propongo il mio cappellino che ho chiamato cappellino nebbia. È un cappellino molto grazioso, ho utilizzato lo stesso punto di lavorazione della maglia nebbia. L'unica differenza è per quanto riguarda la chiusura. Nella chiusura io ho applicato delle diminuzioni. Per realizzare questo cappellino, soprattutto per la parte superiore, noi possiamo utilizzare due tecniche: o applicare delle diminuzioni e quindi arrivati a un certo punto eliminare per esempio dei punti prima di quelli del gruppo di 3, come vedete qua, oppure continuare e poi applicare, appunto cucire la parte superiore con l'ago da lana. Sta a voi la scelta. Questo appunto l'abbiamo fatto, l'ho realizzato con le diminuzioni. Adesso magari vi propongo la versione con la chiusura. Faremo però una cosa: innanzitutto una piccola campionatura dell'elastico che sta alla base del cappellino stesso, e poi andremo avanti con qualche giro di lavorazione. Come vi ho detto, è lo stesso punto di lavorazione della maglia nebbia, pertanto noi avremo bisogno, per la realizzazione appunto di questo punto fantasia, di un multiplo di 10. Vediamo però come realizzare innanzitutto l'elastico. Per quanto riguarda l'elastico, io sono andata a realizzare una catenella di 10 maglie. Allora, io per questo tipo di filato sto usando un uncinetto da 4. Quello che vi consiglio per non rovinare appunto la tensione del lavoro: utilizzate un uncinetto più piccolo, perché comunque il berrettino, il cappellino deve essere bello aderente. Allora, partiamo con la nostra catenella di 10 maglie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cosa succede a questo punto? Aggiungo una catenella e ripasso le mie 10 catenelle con delle maglie basse. La prima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'è anche il cappietto di chiusura che io lo lascio qui. Ok, a questo punto devo ripassare le mie 10 maglie, giro il lavoro, non aggiungo nessuna catenella, vado a prendere la costina retro del punto, perché appunto il mio obiettivo è quello di realizzare un punto elastico per diciamo un elastico per il nostro cappellino. Ripasso le mie maglie basse sempre in costa retro, rigiro il lavoro e farò la stessa cosa dall'altra parte. Ok, un attimo solo. Maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa. Allora, per la realizzazione dell'elastico, di tutorial in giro per il web ce ne sono tantissimi, quindi è molto utilizzato sia per quanto riguarda per esempio le bordure inferiori dei maglioncini, per la realizzazione del colletto, dei polsini, oppure nel nostro caso appunto dell'elastico per la realizzazione di un cappellino, se non che per la parte del polso dei guanti, e quindi è molto facile trovarlo. Allora si prosegue così
per circa 45 centimetri, per un berrettino, un cappellino per adulti. Perché cosa succede? Una volta che noi abbiamo lavorato questa maglia elastica, se noi facciamo in questo modo, vedete che la lavorazione in qualche modo si dilata. 45 centimetri di questa fascia sono sufficienti appunto per calzare la testa di una persona adulta. Cosa ho fatto nel momento in cui ho realizzato la mia fascia? Dopo aver realizzato la mia fascia, sono andata a piegarla in due. Adesso qui non si vede perché appunto io ho fatto 3 giri, però non voglio tediarvi con tutta la lavorazione del cappellino. Vado a piegare in questo modo e faccio una bordura a maglia bassissima. Nel momento in cui ho cucito la mia lavorazione, vedete, o la lascio così come ho fatto io, mantenendo, vedete qui io cosa ho fatto? Ho cucito, ho lasciato questo verso, oppure la risvolto, ok? Come preferite. In realtà il punto di cucitura comunque deve vedersi, quindi poco male se si nota, anche perché poi la lavorazione è talmente fitta che non si vede il punto di giuntura. Una volta uniti appunto i due lembi del mio elastico, io sono andata a ripassarmi il lato su cui poi andrò a lavorare con delle maglie basse. L'unica attenzione che dobbiamo fare è cercare di raggiungere un multiplo di 10, perché il nostro punto di lavorazione si sviluppa su un multiplo di 10 catenelle. Allora, per l'elastico, come vi ho detto, la lavorazione è semplice, soprattutto se avete un po' di dimestichezza con l'uncinetto, ma anche perché lo trovate anche per esempio nel gilet che avevo presentato qualche tempo fa, allo stesso modo. Nel momento in cui siamo arrivati alle nostre maglie basse, si parte con la lavorazione del punto fantasia in alto. Io vi propongo il punto fantasia che ho utilizzato, ed è appunto lo stesso della maglia nebbia. Detto tra noi, quel maglioncino lo sto utilizzando alla grande. Allora io avvio una catenella di 40 punti. Siamo a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 e 40. Ok, adesso io qui devo chiudere in cerchio. Noi in realtà stiamo lavorando già su una base circolare nel cappellino, perché è costituito da questo giro di maglia bassa, vedete? Eccoci qua. Noi cosa faremo? Andremo a realizzare proprio questo giro. Adesso vi faccio vedere come si fa. Allora, io qui logicamente devo chiudere. Qui voi siete arrivati già a questo punto. Facciamo finta che al di sotto di queste 40 catenelle ci sia il mio elastico del cappellino. Allora, per alzarmi e quindi andare a realizzare la prima riga di lavorazione, utilizzo 3 catenelle, 1 2 3, aggiungo 3 catenelle per questo archetto, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, vado a richiudere qui
ok, perfetto. Aggiungo una catenella di separazione e poi devo andare a lavorare questi 3 punti. I 3 punti adesso ve li faccio vedere con attenzione. Eccoli qua. Cosa ho fatto? Ho fatto il mio archetto, il mio punto V, poi ho saltato 1 2 3. A partire dalla quarta maglia di base vado a realizzare 3 maglie alte. Riprendo il mio lavoro, lo guardiamo. 1 2 3, vado qui e ricostruisco, ripropongo le 3 catenelle, scusate, le 3 maglie alte, poi catenella, salto 3 maglie di base, vado nella quarta e costruisco il mio punto V, che poi mi servirà per realizzare il ventaglietto. Metto 3 catenelle, ma questa è una cosa ovvia perché sarà sormontato da 7 maglie alte, quindi lo spazio il punto V lo deve dare per poter alloggiare appunto questo numero così alto di maglie sovrastanti. Salto 3, vado nella quarta, rifaccio le 3 maglie alte. Si continua così per il primo giro, cioè il primo giro sarà costituito dall'alternanza di punti V e di 3 maglie alte separati da una catenella sopra e da 3 punti di base sotto. Ci vediamo alla fine del giro. Una volta terminato il mio giro, cosa faccio? Vado a collegarmi al primo punto V realizzato, conto 1 2 1 2 3, nella terza entro con una maglia bassissima e il primo giro è concluso. Eccoci qua, siamo qui, ve lo faccio rivedere sul cappellino. Cosa faccio in questo caso? Devo andarmi a costruire, lo vedete? Adesso ve lo faccio vedere. È questo qui, vado a costruirmi che cosa? Questo ventaglio di 7 maglie alte. La prima è sostituita dalle 3 catenelle con cui mi alzo e poi seguita da 6 maglie alte, ok? Allora qui ho chiuso con la maglia bassissima, io preferisco sempre rientrare così con un'altra maglia bassissima e aggiungo le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Adesso all'interno vado a realizzare 6 perché diciamo le 3 maglie alte sostituiscono la prima maglia alta e quindi per un totale di 7, devono essere in tutto 7 comprese le catenelle, 3 6 7, ok? Poi aggiungo una catenella sulle 3 maglie alte, in quella centrale metto un'altra maglia alta, catenella 7, facciamo questo insieme poi l'altro, poi vi dico come procedere. 7 maglie alte, 2 3 4 5 6 7, catenella, vado qui e metto una maglia alta. Quindi questo è il modulo da lavorare nel secondo giro. Archetto di 7 maglie alte, catenella, maglia alta su quella centrale delle 3 sottostanti e si procede così fino alla fine. Una volta giunti alla fine del mio giro sono in questa situazione, lo rivediamo sempre sul cappellino grande già costruito. Sono qui. Cosa devo fare adesso? Devo saltare le prime 2 maglie del ventaglio e sulle 3 maglie centrali vado a costruire 3 maglie alte. Infatti avremo 2 da questa parte, 2 da questa e sono 4, quelle centrali 3. Quindi
sono a questo punto. La prima, mi sono agganciata con una maglia bassissima nella terza delle, diciamo nella prima delle 3 catenelle in alto, poi slitto ancora qui con una maglia bassissima e ancora qui, e sono alla terza maglia di base. Salgo con 3 catenelle e la prima maglia alta, seconda maglia alta, terza maglia alta. Adesso questo è il giro in cui vado a ricreare sulla maglia alta del giro precedente il nuovo ventaglio. Quindi vado qui, metto maglia alta, 3 catenelle, nuova maglia alta, ok, catenella di separazione, salto 1 2 3 maglie alte, ok, 1 2 e 3, catenella, e vado a costruirmi il punto V qui. Allora, questa è la ripetizione da fare in questo terzo giro, ok? Ci vediamo alla fine. Arrivati alla fine del terzo giro mi vado ad agganciare sempre nelle 3 catenelle del giro sottostante con una maglia bassissima, entro nella maglia centrale delle 3 sottostanti, faccio 3 catenelle, 1 2 3, aggiungo una catenella, vado a costruirmi il ventaglio di 7 maglie alte, 1 2 3 4 5 6 e 7, catenella, vado qui di nuovo, maglia alta. Allora, il quarto giro è la ripetizione del secondo, quindi ventaglio di 7 maglia alta, ventaglio di 7 maglia alta, sempre divisa da una catenella. Ci vediamo alla fine per vedere come diminuire la lavorazione. Giunti a questo punto, anche se il mio cappellino qui ha solo 4 giri, quindi ha molti di più, io ho lavorato, prima di attuare le diminuzioni, 1 2 3 4 5 6 7 7 più o meno, 7 lavorazioni. Allora, per attuare le diminuzioni cosa ho fatto? Nei giri successivi ho iniziato a togliere delle cose. Per esempio, nell'ottavo giro ho eliminato le catenelle tra un motivo e l'altro. In questo modo, allora, io sono qui, effettivamente sono qui, posso fare in questo modo. Allora, cosa mi devo andare a creare qui? Il punto V, per metterci poi 7 catenelle, io lo diminuisco di 1, tolgo una catenella, così nel giro sovrastante, invece di mettere 7 motivi, 7 maglie alte, vado a inserirne solo 5, quindi già ho una diminuzione. Non metto nessuna catenella tra diciamo un motivo e l'altro, perché qui come funzionava, che dovevo andarmi a posizionare direttamente al centro e vado a mettere le 3 maglie alte. In questo modo cosa succede? Che la lavorazione inizia a restringersi. In questo modo 3, è vero che all'inizio tira, però vado qui, non metto nessuna catenella, vedete? Catenella tra, diciamo, tra un motivo e l'altro, del più che motivo, tra un, perché il motivo è tutto diciamo lo schema di lettura del disegno. Comunque tra, invece di aggiungere le catenelle tolgo, cioè di lasciarle tolgo, non metto catenella, 1 2, vado qui, 3. Lo facciamo insieme per vedere come a fine giro già la lavorazione tende a stringerà ancora di più nel giro successivo. Vado qui
come ho detto il mio punto V lo diminuisco di una catenella in questo modo. Allora poi non faccio catenelle di separazione, faccio le mie 3 qui, 2, 3, utilizzando poi d'altronde un filato sfumato tipo questo. Questi passaggi di motivi, questi cambiamenti nella lavorazione di motivi del motivo per appunto arrotondare la parte centrale del cappello si notano poco o nulla. Si potrebbe anche cucire, cioè nel senso lasciare la lavorazione cilindrica e poi cucire, però con la cucitura io la vedo molto bene se noi avessimo per caso intenzione di mettere un pompon, ma siccome la lavorazione è traforata, a me non veniva da mettere il pompon, pertanto vedete voi, vedete qui già si è diminuita. Cosa ho detto? Io in questo modo entro qui, invece di farne 7, 2, 3, ne faccio direttamente 5, 2, 3, 4 e ancora 5. Qui ho la mia maglia alta, magari in questo giro la metto, però anche qui si stringerà ancora di più. Diciamo che in base a ciò che voi volete realizzare, se vi siete resi conto di avere giri sufficienti a coprire la testa per benino, potete anche eliminare queste mezze e quindi passare direttamente all'archetto 4, 5, ok, e così via, e si stringe sempre di più. Adesso vi faccio vedere come ho fatto io. Allora vedete, qui sono andata a fare quello che vi ho detto. Ho iniziato a togliere le mie catenelle tra un motivo e l'altro. Poi cosa ho fatto? Invece di realizzare le 3 maglie alte in mezzo ai motivi, ne ho realizzato solo una e man mano sono andata a stringere fino ad arrivare ad una lavorazione di 3, ok? Noi possiamo fare anche in un altro modo. Continuo solo questo giro e proviamo a chiudere appunto col lago. Sono qui, metto la mia maglia alta qui in mezzo, poi vado di qua 5 maglie alte, 1, 2, 3, un attimo che si accartò, oh, mi sono caduti 3, scusate, ok, si era accartocciato un po' la lavorazione, 2, 3, 4 e 5, maglia alta qui in mezzo, adesso arriva pure la gatta a prendermi il filo, poi maglia alta, le 5 maglie alte qui, 2, 3, scusate ma un po' il gomitolo che mi fa capricci, 3, 4, 5, vado qui, metto una maglia alta, non metto catenelle e mi aggancio qui, chiudo il lavoro in questo momento. Allora chiudo il lavoro perché magari voglio mantenere, chiudo il lavoro però lasciando un filo bello lungo, perché invece di fare la chiusura come l'ho fatta nel mio, decido per esempio che voglio cucire la punta del cappellino, quindi taglio un filo abbastanza grosso, chiudo così con una catenella di sicurezza, prendo
un ago di lana, eccolo qua, un ago con una bella cruna, infilo il mio ago, abbiate pazienza che sto arrivando, ok, prendo questo lo tolgo perché era il campione dell'elastico, vado a fare dei punti per poter andare a chiudere che cosa? La parte superiore del cappellino. Come vi ho detto, questo tipo di chiusura è molto graziosa, devo essere sincera, perché la lettura del punto resta ben in evidenza, cioè il motivo resta bello in evidenza. Diciamo che dipende molto l'uso che ne vogliamo fare. Se io voglio mantenere ehm, il mio motivo senza variazioni, va benissimo, vedete, a me già si è chiuso, e quindi il mio cappellino, una volta chiuso così, do un punto di chiusura tranquillo, metto dentro e il cappellino, poi taglio i fili, il cappellino è completo ed è molto grazioso così. L'unica cosa, nella parte sovrastante o diminuite con l'uncinetto, oppure almeno negli ultimi giri apportate delle diminuzioni nei motivi e poi chiudete con l'ago. Spero che il video vi sia piaciuto, restate con me per altre novità.